iniziamo la lavorazione della borsa dal fondo. Per il fondo io vado a mettere su un numero di catenelle che ovviamente corrispondono ai centimetri che io desidero realizzare. Quindi inizio con un numero di catenelle che corrisponda più o meno a circa 25 centimetri. Quindi vado a proseguire, vedete, con uncinetto numero 4 fino ad arrivare a un numero di catenelle di 25 centimetri. Ho messo su 30 catenelle che all'incirca, vedete, sono 25 centimetri, poco meno di 25 centimetri. Adesso guardate, a questo punto io entro nella asolina retro, quindi non dove abbiamo, vedete, le due asoline, ma in quella retro, e lavoro una maglia bassa, una prima maglia bassa all'interno. E adesso lavoro, guardate, una maglia bassa in ogni punto, e chiaramente alla fine della riga avremo un totale di 29 maglie basse. Quindi vedete, invece di entrare sul davanti entriamo sul dietro. In questa maniera avrete le maglie basse ben definite. Ovviamente se non preferite lavorare così, potete lavorare come lavorate normalmente. Per chi desidera un fondo più largo, ovviamente dovrà mettere su più catenelle. Per chi sta lavorando con un filato diverso dal mio, ma desidera più o meno i miei 25 cm, ovviamente se il filato è più sottile metterete su più catenelle fino ad arrivare ai 25 cm. Ho completato, vedete, le mie maglie. Ora io questa codina qua me la porto già all'interno del lavoro, così la nascondiamo già, vedete, faccio così dopo non avrò la scocciatura di doverla andare a nascondere. Una catenella, giriamo il nostro lavoro. Qui abbiamo, vedete, la prima maglia bassa, entro all'interno e lavoro una maglia bassa prendendo entrambe le asole, e lavoro, vedete, sempre entrando nelle due asole, carico il filo e porto con me la codina. E lavoro sempre una maglia bassa in ogni punto fino a completare tutte le 29 maglie basse, una in ogni punto. Completate le maglie, vedete, il restante della codina tirate un po' e lo andate a tagliare, così l'abbiamo già nascosta. Adesso io vado a proseguire sempre alla stessa maniera, una catenella, giro il mio lavoro, una maglia bassa in ogni punto, completando sempre le mie 29 maglie basse. E dovete lavorare in questa maniera qui fino ad arrivare allo spessore ovviamente che desiderate per il vostro fondo. Io farò un fondo medio, ma ovviamente voi potete decidere di lavorare un fondo a seconda dei vostri gusti, ovviamente. Quindi andate a proseguire. Io adesso vado a proseguire e poi vi dico quante righe, quanti centimetri ho lavorato. Ho proseguito per un totale di 11 righe, 2, 4, 6, 8, 10 e 11. 11 perché le maglie devono essere dispari, quindi sia le maglie basse, scusate, le righe devono essere dispari come le maglie devono essere dispari. Quindi ho 29 maglie basse e 11 righe. Avrò quindi in centimetri 8 centimetri per circa, una volta lavorato, 24 e mezzo più o meno, insomma, perché il lavoro poi si stende. Adesso guardate, dobbiamo andare a lavorare un giro di maglia tutta intorno. Entriamo nello stesso punto, qui ho l'ultima maglia bassa, entro nello stesso punto e lavoro un'altra maglia bassa per girare il lavoro, e qui mettiamo un marcapunti. Ora dobbiamo lavorare una maglia bassa in ogni riga corrispondente, ok? Quindi vedete, qui io ho lavorato la maglia bassa nello stesso punto, quindi 2, ripeto, vedete, per farvi vedere ancora meglio, quindi vedete, qui ne ho 2. Adesso entro nella riga successiva e lavoro una maglia bassa. Dobbiamo lavorare una maglia in ogni riga, vedete, corrispondente, quindi entro nella prossima e lavoro un'altra maglia bassa, nella prossima e un'altra maglia bassa. E così ovviamente fino ad arrivare al primo angolo da quest'altra parte. Stendete il lavoro man mano che lavorate. Non saltate nessuna riga, guardate bene man mano che lavorate, quindi stendete il lavoro.
arrivo, guardate, nell'ultima maglia bassa corrispondente della riga. Adesso entriamo nel primo punto da questa parte e anche qui lavoriamo 2 maglie basse nello stesso punto, vedete, per girare il nostro lavoro così, in questa maniera qui. E di nuovo una maglia bassa adesso in ogni punto corrispondente, quindi entro, prendo entrambe le asole e lavoro la mia maglia bassa, e così vedete in ogni punto, fino ad arrivare ovviamente anche qui nell'altro angolo. Quindi lavoriamo fino ad arrivare all'angolo. Nell'ultimo punto anche qui lavoriamo 2 maglie basse, quindi una vedete già l'ho lavorato, lavoro la seconda per girare la lavorazione e una maglia bassa in ogni riga, vedete, corrispondente, fino ad arrivare ovviamente anche a quest'altro angolo. Man mano che lavorate, vedete, stendete leggermente il lavoro, perché questo filato ovviamente è diverso dal cordino, però vi posso dire che è veramente molto morbido. Arriviamo, guardate, nel punto ultimo delle righe, saliamo, vedete, qui sul primo punto e anche qui lavoriamo 2 maglie basse, quindi nell'angolo lavorate sempre 2 maglie basse e di nuovo una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare, vedete, dove abbiamo il marcapunti. Sono arrivata, guardate, nel punto precedente al marcapunti. Noi qua, vedete, quando abbiamo girato abbiamo già lavorato le 2 maglie basse, quindi non dobbiamo fare l'errore di farle di nuovo. Quindi ho lavorato, vedete, l'ultima maglia bassa precedente al marcapunti. Contiamo le maglie e nel mio caso io già avevo calcolato in modo che fossero ovviamente dispari. Ho 81 maglie basse, quindi maglie basse dispari. Adesso guardate, voi potete andare anche a proseguire la lavorazione, io invece preferisco tagliare. Taglio il filo in questa maniera qui e adesso vado a chiudere la lavorazione. Preferisco fare così per evitare, per le principianti soprattutto, spesso quando faccio vedere come proseguire la lavorazione, in questo punto qui si crea un brutto, insomma, una brutta lavorazione, diciamo così. Tolgo il marcapunti, vedete, questo è il punto dove ho tolto il marcapunti. Io vado, vedete, sul punto dopo e chiudo in questa maniera. Andiamo sul punto dopo, perché altrimenti se andiamo su quello subito dopo avremo poi un punto in più. Entriamo al centro così, questa è la classica chiusura che io vi faccio vedere sempre, e così vedete semplicemente abbiamo chiuso il punto così, e poi andiamo dietro e nascondiamo ovviamente la nostra codina. Tagliamo e io vado a saldare con un po' di accendino, perché possiamo farlo come nel caso del cordino, così vedete non va a scappare. Ed ecco qui, iniziamo adesso la nostra lavorazione. Allora io inizio sempre dal centro, quindi vedete dal centro dei miei punti, dovunque volete, insomma, io entro così, carico il mio filo e realizzo una catenella, entro di nuovo e realizzo una maglia bassa. Su questa maglia bassa vado a mettere un marcapunti, perché questo è il primo punto ovviamente che abbiamo lavorato. Questa codina la vado, vedete, a portare con me man mano che lavoro le mie maglie basse, e lavoro adesso una maglia bassa in ogni punto, quindi non lavoriamo nessun tipo di aumento. Quindi vedete una maglia bassa in ogni punto, anche vedete nell'angolo io non lavoro nessun aumento, vedete, una sola maglia bassa in ogni punto.
proseguiamo così fino ad arrivare ovviamente dove abbiamo il marcapunti. Arriviamo, guardate, dove ho il marcapunti, qui ho il punto precedente, qui il marcapunti, togliamo il marcapunti, entriamo all'interno prendendo entrambe le asole e chiudo a maglia bassissima in questa maniera qui, una catenella, entro di nuovo, vedete, nel punto e lavoro una maglia bassa. Su questa maglia bassa metto un marcapunti. Adesso guardate bene, qui ho la maglia bassa, qui ho un'altra maglia bassa. Ora qui ho lavorato la maglia bassa classica, adesso invece di entrare qui entriamo sotto, vedete, sotto la maglia bassa e lavoriamo una maglia bassa allungata in questa maniera qui, così. Ora nella prossima entriamo nella maglia bassa classica, qui abbiamo la maglia bassa, abbiamo lavorato una maglia bassa semplice, qui in quello dopo invece di entrare nelle due asoline entro, vedete, dove ho la V della maglia, carico il filo in questa maniera e maglia bassa allungata, di nuovo in quello dopo maglia bassa classica. Quindi alterneremo sempre una maglia bassa semplice, una allungata, semplice, allungata, semplice, allungata, e così deve essere per tutta la riga. Quindi qui semplice, qui ho, vedete, la maglia bassa allungata da fare, quindi vado sulla parte sottostante, vedete, carico il filo, entro così non si gira la lavorazione e chiudo e do una maglia bassa allungata, vedete? Quindi avete questo effetto per tutta la riga. Ora maglia bassa semplice, nel punto dopo qui ho la maglia bassa semplice in questo, vedete, quindi guardate bene, ovviamente vi raccomando, qui ho la maglia bassa semplice, qui devo lavorare quella allungata, quindi vado sotto la maglia bassa, carico il filo e chiudo tutto insieme ed ecco qui. E così dobbiamo andare a proseguire, maglia bassa allungata, adesso maglia bassa semplice e vedete che il lavoro, guardate, inizia a salire. Qui ho la maglia bassa semplice, qui devo lavorare quella allungata, quindi entro sulla parte sottostante, carico il filo e chiudo tutto insieme. Quindi qui maglia bassa, vedete, allungata, qui maglia bassa semplice. Fate solo attenzione a non confondervi e ad entrare nello stesso punto, perché può capitare che vi confondiate. Ora di nuovo vi faccio vedere un altro po', maglia bassa semplice, qui ho la maglia bassa da fare allungata, quindi vado sotto la maglia bassa, carico il filo e chiudo. Qui ho lavorato la maglia bassa allungata e qui vado a lavorare la maglia bassa semplice. Nel prossimo maglia bassa allungata e nel prossimo maglia bassa semplice. Quindi adesso vedete, noi andiamo a lavorare in questa maniera fino a completare il perimetro ed arrivare dove abbiamo il marcapunti. Siamo arrivati, guardate, nel penultimo punto da lavorare, qui ho l'ultimo e qui ho il penultimo. Adesso guardate, qui devo lavorare una maglia bassa perché qui ho la maglia bassa allungata e qui ovviamente dovrò lavorare una maglia bassa allungata, quindi tolgo il marcapunti, entro, vedete, sulla parte sottostante e lavoro la mia maglia bassa allungata e rimetto il marcapunti. Adesso tutta la borsa io non vado più a chiudere, ma la lavorerò a spirale, cioè senza chiudere il punto. Qui ho il punto iniziato, vedete, adesso dove ho la maglia allungata entro e lavoro una maglia bassa semplice. Dove ho, vedete, la maglia bassa semplice, vado sotto la maglia bassa e lavoro una maglia bassa allungata in questa maniera qui. Qui ho, vedete, la maglia bassa allungata, entro e lavoro una maglia bassa semplice. Qui ho la maglia bassa semplice, vado, vedete, sulla parte sotto e lavoro una maglia bassa allungata. Maglia bassa allungata, quindi lavoro la maglia bassa semplice. E così dobbiamo lavorare per tutto
insomma la riga, quindi tutte le righe. Qui ho, vedete, lavorato la maglia bassa semplice, qui ho la maglia bassa classica e quindi lavorerò la maglia bassa allungata. Il punto canestro non è difficile come punto, anzi è anche molto bello, vedete, da vedere, perché ha questa lavorazione allungata che si nota di più, però bisogna fare molta attenzione nelle prime righe di lavorazione, altrimenti poi il lavoro non viene bene. Qui ho, vedete, quindi la maglia bassa allungata, qui ho, vedete, quella allungata, quindi lavoro la maglia bassa semplice. Quindi voi dovete sempre guardare la maglia successiva. Qui vedete ho lavorato la maglia bassa classica, qui vado a lavorare quella allungata. Quindi dovete fare molta attenzione solo a non sbagliare, perché altrimenti poi dovete ovviamente scucire. Qui ho la maglia bassa allungata, quindi maglia bassa semplice. Richiede un po' di attenzione. Maglia allungata e maglia bassa semplice. Allungata e semplice. E proseguiamo in questa maniera fino ad arrivare al marcapunti. Arrivo, guardate, al punto precedente al marcapunti. Ora, se avete lavorato correttamente, voi vi ritroverete in modo che la lavorazione continui sempre alternata. Quindi qui vedete ho necessitato della maglia bassa semplice, quindi della maglia bassa allungata, tolgo il marcapunti e qui vedete ho la maglia bassa allungata e quindi lavoro una maglia bassa semplice. E nel punto precedente vedete avevo quella allungata, quindi ecco perché dovete avere delle maglie dispari sul fondo. Ora maglia bassa semplice, qui ho la maglia bassa, vedete, semplice, quindi devo lavorare quella allungata, entro e lavoro la maglia bassa allungata. Qui ho la maglia bassa allungata e quindi lavoro quella semplice. Qui ho quella semplice e lavoro quella allungata. Quindi praticamente adesso dobbiamo proseguire sempre così. Dove abbiamo quella allungata lavoreremo la maglia bassa semplice, dove abbiamo quella semplice lavoriamo la maglia bassa allungata, e così per tutta l'altezza della nostra borsa. Una cosa importante che dovete guardare e vedere è che la borsa, vedete, tende ad allargarsi con questa lavorazione. Ok, quindi se vedete che si allarga è normale, quindi non state facendo nessun errore. L'unico errore a cui dovete fare attenzione è che i punti, vedete, devono venire alternati, quindi se lavorate correttamente avrete, vedete, il punto allungato in maniera alternata, vedete, ce l'avete qui, ce l'avete qui, ce l'avete qui, e la maglia bassa altrettanto, ce l'avete qui, ce l'avete qui, ce l'avete qui, ce l'avete qui. Quindi date sempre un'occhiata man mano che lavorate, evitate di lavorare tanto, quindi parecchie righe, e poi controllare, altrimenti poi dovete disfare. Quindi adesso vado sempre a proseguire alla stessa maniera, alternando sempre una maglia allungata e una maglia bassa, fino ad arrivare all'altezza che ovviamente preferisco. Ho realizzato un totale di 28 righe in centimetri. Le mie 28 righe sono circa 19 centimetri. Adesso a questo punto, vedete, ci troviamo in questa maniera qui. Qui è il punto dove abbiamo il nostro marcapunti e il punto precedente. Vedete, qui abbiamo il marcapunti, il punto precedente. Entriamo nel punto, lavoriamo una maglia bassissima, dove abbiamo il marcapunti lavoriamo un'altra maglia bassissima. In questa maniera, vedete, abbassiamo la lavorazione per evitare che si faccia lo scalino. Ora, dal punto dove abbiamo lavorato, dove c'era il marcapunti, una catenella, entriamo di nuovo nello stesso punto e maglia bassa e rimettiamo il marcapunti. Adesso in ogni punto lavoriamo una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare dove abbiamo il marcapunti, quindi completiamo l'intera riga. Arriviamo, guardate, nell'ultimo punto prima del marcapunti, contate le maglie, quindi a questo punto avete 81 maglie sempre, quindi dobbiamo sempre avere 81 maglie. Entriamo nella maglia bassa successiva, maglia bassissima, catenella e di nuovo entriamo all'interno e lavoriamo una maglia bassa e marcapunti. Ora un'altra maglia bassa su ogni punto
e andiamo a proseguire in questa maniera. Io adesso vado a proseguire per un tot di righe e poi vi dico quante righe ho realizzato. Quando arriviamo al marcapunti potete sempre chiudere a maglia bassissima una catenella, una maglia bassa, oppure andare a proseguire a spirale come preferite. Allora ragazzi, ho proseguito un totale di 4 righe, 1 2 3 4 in centimetri. Le mie 4 righe sono 3 centimetri, quindi se non state lavorando col mio stesso filato tenete sempre conto dei centimetri. Adesso guardate, a questo punto, se vi ricordate, noi abbiamo un numero di maglie dispari. Ora per fare la divisione dei manici abbiamo bisogno di un numero di maglie pari, quindi io che cosa faccio? Nell'ultimo punto, vedete, carico il filo, lo carico solo, tolgo dove ho il marcapunti, entro all'interno, carico il filo, guardate, e chiudo tutto insieme. Quindi invece di 81 maglie basse adesso avremo praticamente 80 maglie basse. Tagliamo il filo e andiamo a chiudere. Io uso un ago, ovviamente voi potete chiudere anche con l'uncinetto. Mi trovo così, vedete, salto un punto, entro da dietro in questa maniera qui, entro sul davanti al centro, vedete, del punto, ed ho chiuso la lavorazione e non c'è lo scalino, quindi fate attenzione a non creare scalini. Taglio e saldo per non far staccare ovviamente. Ed ecco qui, vedete, abbiamo completato la parte ovviamente delle maglie basse. Adesso andiamo a dividere la borsa per il manico. Adesso per dividere i nostri manici la prima cosa che dobbiamo fare è mettere, vedete, un marcapunti ai lati, giusto ai lati. Noi abbiamo un totale di 80 maglie basse, qui sul davanti 39 e sul dietro 39, ovviamente dopo il marcapunti, quindi non contando il marcapunti. A questo punto che cosa facciamo? Contiamo giusto 12 maglie basse subito dopo il marcapunti e sulla 13ª mettiamo un marcapunti. Compreso il marcapunti saranno 15 maglie basse centrali. Stessa cosa di qua, 12 maglie basse, sulla 13ª mettiamo il marcapunti e facciamo la stessissima cosa dall'altra parte. Quindi contiamo 12 maglie basse sulla 13ª marcapunti, 12 maglie basse sulla 13ª marcapunti. La parte centrale del manico è di circa, vi dico i centimetri così voi vi regolate, 13 centimetri. Quindi se state lavorando con un altro filato ovviamente tenete presente che è 13 centimetri e tutta la larghezza di questa parte è di 35 centimetri. Quindi ovviamente i centimetri del manico dovete calcolarli più o meno anche in base alla larghezza. In genere la larghezza, vedete, l'impugnatura è di circa 12-13 centimetri. Fatto questo, adesso iniziamo ovviamente la lavorazione e inizio attaccandomi con il filo. Allora, come potete vedere, io mi sono staccata spesso per questo modello. Io lo faccio per facilitare le principianti. Chi non è principiante è chiaro che avrà un modo, farà i conteggi e magari poi continua con la lavorazione, però in questa maniera, vedete, abbiamo una borsa lineare, non pende da un lato e dall'altro e quindi è più semplice. Adesso tolgo il marcapunti, mi aggancio, vedete, nei lati, prendo il mio filo, una catenella, entro di nuovo e maglia bassa, e su questa maglia bassa, sempre per i principianti, consiglio di mettere un marcapunti. Adesso una maglia bassa su ogni punto e io porto, come vedete, anche la codina, così dopo sarà più semplice andare a nascondere all'interno, ma l'abbiamo già fermata abbastanza bene. E proseguiamo fino ad arrivare dove abbiamo il nostro marcapunti. Arrivo al marcapunti, vedete? E qui dove ho il marcapunti tolgo il mio marcapunti, lavoro
una maglia bassa e inizio con un numero di catenelle corrispondente a questa parte centrale. Abbiamo 13 catenelle da fare: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e 13. E ora, dove ho il marcapunti, tolgo il marcapunti e lavoro una maglia bassa. E ora una maglia bassa in ogni punto. Ovviamente man mano che lavoriamo, come potete vedere, è un pochino più stretto, vedete, è normale, poi si allarga man mano che lavoriamo. Se poi vi piace un pochino più lenta, ovviamente mettete una catenella in più, tranquillamente. Quando arrivo al centro da questa parte, ovviamente non è più importante avere il marcapunti, perché già so, insomma, già è servito allo scopo che era quello di centrare. Quindi adesso vado a lavorare le maglie basse fino ad arrivare, vedete, da quest'altra parte. Arrivo da quest'altra parte, tolgo il marcapunti, maglia bassa e 13 catenelle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e 13 catenelle. E dove ho il marcapunti, tolgo il marcapunti, entro e lavoro una maglia bassa e arrivo ovviamente dove ho iniziato. Quando arrivo dove ho il marcapunti, entro all'interno, chiudo a maglia bassissima, una catenella, entro di nuovo nello stesso punto e maglia bassa e rimetto il marcapunti, una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare dove ho le mie catenelle. Arrivo, guardate, dove ho la catenella, la giro, guardate, questa è la prima catenella, la giro, entro sulla parte retro, quindi sull'anellino retro, vedete qua, e lavoro la prima maglia bassa, poi entro sempre nell'anellino retro e lavoro la seconda maglia bassa, e così in ogni anellino. Dobbiamo lavorare 13 anellini totali. In questa maniera, vedete, la parte sottostante sarà ben delineata, quindi andiamo a proseguire in ogni anellino fino ad arrivare ovviamente a completare tutta la riga di catenelle. A questo punto sulla prima maglia bassa una maglia bassa e una maglia bassa in ogni punto, ed ecco qui. Ora andiamo a proseguire, facciamo la stessa cosa sull'altra catenella fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Arrivati di nuovo, vedete, dove abbiamo il marcapunti di inizio e fine, entriamo di nuovo, chiudiamo a maglia bassissima, una catenella, di nuovo maglia bassa e rimettiamo il nostro marcapunti. E ora un giro di maglie basse completo su ogni punto, quindi un giro di maglie basse, vedete, una maglia bassa in ogni punto, ovviamente anche sulla parte del manico, fino ad arrivare dove abbiamo il marcapunti. Arrivo dove ho il marcapunti, maglia bassissima, una catenella, di nuovo maglia bassa e rimetto il marcapunti. Una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare dove abbiamo i punti del manico, quindi lavoriamo fino all'inizio del manico. Arrivo, guardate, al punto precedente
e qui inizia il manico. Quindi che cosa faccio? Entro, carico il filo in questa maniera qui e chiudo. Di nuovo entro, carico il filo e chiudo. Entro, carico il filo in maniera morbida, vi raccomando, e chiudo. Così, vedete, vi potete anche aiutare così se non volete tirare troppo il filo. Entro, carico e chiudo. Ecco, vedete? Quindi dobbiamo andare a proseguire in questa maniera, completando tutte le maglie sul manico. Ho lavorato un totale di 18 punti sul manico. Ovviamente se vi piace ancora più stretto questo manico andate a fare più punti. Adesso entro nella prossima maglia bassa e lavoro un giro di maglie basse. Quando arriveremo dall'altra parte del manico, anche qui dovremo lavorare 18 punti come abbiamo fatto qui. Se ovviamente voi ne avete di più, ne lavorate di più. E arriviamo al marcapunti. Arriviamo nel punto precedente, guardate, in questa maniera qui, un conago, vado a chiudere sempre il mio punto. Mi trovo così, vedete, tolgo il marcapunti, entro da dietro al centro e nella solina retro e lavoro il punto. Come potete vedere non c'è scalino, quindi se lavorate così lo scalino non c'è. Ovviamente se avete un vostro modo di lavorare, lavorate come meglio, insomma vi trovate, non ci sono delle regole precise. Ed ecco qui, tagliamo e saldiamo per evitare che il lavoro si sfili. Una volta terminata la borsa, io ho aggiunto una catena per portarla comodamente in spalla. Per il manico intrecciato nel box informazioni vi metto il link per realizzarlo voi stesse e per tutti i materiali, inclusa la catena e il filato, sempre nel box informazioni il link. Io vi saluto e vi rimando ad uno dei miei prossimi tutorial.